Questo dipinto non finito rappresenta il corpo di Cristo mentre viene deposto nella sua tomba, circondato da una serie di figure la cui reale identità è ancora incerta. L'artista aveva 25 anni quando realizzò questo Dio fatto uomo. Si tratta di Gesù, il figlio di Dio, e quindi il suo corpo deve essere assolutamente perfetto e ideale. Le sue proporzioni, la consistenza, quel meraviglioso ritmo che si ottiene scendendo dal petto ai piedi sono semplicemente sublimi e magici. Venere, la dea dell'amore, è da sempre considerata come la personificazione per eccellenza del fascino femminile. Qui viene rappresentata con il figlio Cupido che le tiene uno specchio, in modo che nella sua immagine riflessa possa guardare sia se stessa che lo spettatore. Lo specchio rappresenta la vanitas, ovvero una metafora del trascorrere del tempo e della bellezza destinata a svanire. Caravaggio coglie il momento della benedizione del pane quando Gesù risorto svela la sua identità a due dei suoi discepoli. Il modo innovativo con il quale l'artista tratta il soggetto rende quest'opera una delle sue più potenti. La raffigurazione di Cristo è insolita in quanto egli è imberbe, mentre grande importanza viene data alla natura morta sul tavolo. L'intensità delle emozioni dei discepoli viene espressa dai loro gesti e dalle loro espressioni. Anche noi spettatori siamo invitati a partecipare a questo straordinario evento di stupore e speranza. La grande nave Temeraire era veterana della battaglia di Trafalgar del 1805, dove l'ammiraglio Nelson, al comando della flotta inglese, sconfisse Napoleone. Oggi questa imbarcazione sarebbe stata sicuramente destinata a un museo navale, invece la nave rimase ormeggiata fino al 1838, quando fu definitivamente dismessa e portata alla demolizione. Questo dipinto fu pensato per rappresentare il declino della potenza navale della Gran Bretagna e l'artista fu talmente romantico da ambientare la scena in un tramonto sul fiume, anche se in verità il trasporto dell'antica eroina dei mari avvenne di mattina. È una bella domenica di sole, l'acqua è fresca e l'erba è morbida. In questa tela ambientata ad Asnières, sobborgo industriale sulla Senna, a nord-ovest di Parigi. In primo piano un gruppo di giovani, probabilmente operai, si stanno rilassando in riva al fiume, mentre una barca trasporta una coppia sull'isola della Grand Jatte. La tecnica che qui usa Seurat non è quella puntinista, che in effetti il pittore non aveva ancora messo a punto, ma vediamo già che in diverse aree della tela l'artista applicò il colore con punti, in contrasto tra loro per creare un vibrante effetto luminoso. Questo è uno dei 4 quadri che Van Gogh realizzò per decorare la stanza del pittore e amico Paul Gauguin, nella cosiddetta Casa Gialla ad Arles, nel sud della Francia. Lui e Gauguin lavorarono insieme, ma poi questo sodalizio artistico si interruppe bruscamente. In seguito a un litigio nel pomeriggio del 23 dicembre del 1888, Van Gogh avrebbe rincorso l'amico per strada con un rasoio. Gauguin fece i bagagli e lasciò Arles, mentre Vincent, in preda al delirio, si tagliò l'orecchio sinistro. Questi fiori avevano un significato speciale per Van Gogh. Il giallo era un simbolo della felicità e inoltre il girasole è un emblema ricorrente di devozione e fedeltà. Nei loro vari stadi di crescita, fioritura e sfioritura, i girasoli ci ricordano anche il ciclo della vita e della morte. Questo dipinto pieno di cavalli, cavalieri, lance e vessilli raffigura un episodio della battaglia di San Romano che fu combattuta tra Firenze e Siena nel 1432. Questo pannello fa parte di una serie di 3 episodi che mostrano 3 momenti della stessa battaglia e che furono commissionati dalla ricca famiglia Bartolini Salimbeni a Firenze. Il protagonista del dipinto, Niccolò da Tolentino, era un combattente mercenario, cioè combatteva sotto compenso. Uomini come lui venivano chiamati condottieri, da condotta, che era il contratto di lavoro che firmavano con uno Stato, una repubblica o un signore. I condottieri erano quindi allo stesso tempo dei leader militari, ma anche dei veri e propri uomini d'affari.
Quest'opera è un ritratto di Giovanni Niccolò Arnolfini e di sua moglie. Arnolfini era membro di una famiglia di commercianti di Lucca che si trasferì a Bruges per affari. La coppia è rappresentata in un interno ben arredato, ricco di dettagli allusivi alla fedeltà e agli obblighi di una corretta vita matrimoniale, come il cagnolino e gli zoccoli. Il dipinto viene principalmente interpretato come una sorta di fidanzamento formale. Visto così si capirebbe il perché della precisione e del realismo nell'opera e dell'elaborata firma che lo renderebbero un documento ufficiale. L'opera rappresenta la Vergine Maria, Gesù, San Giovanni Battista e un angelo all'interno di un inusuale paesaggio scuro, con uno sfondo di montagne, grotte e laghi. Ciò che rende i dipinti di Leonardo così straordinari è l'uso che l'artista fece di luci e ombre per definire gli oggetti tridimensionalmente. L'artista, per preparare un dipinto, iniziava con un disegno dettagliato, poi lo trasferiva sulla tela. Quando i curatori del museo esaminarono l'opera agli infrarossi, trovarono un'immagine completamente diversa sotto la vernice. Il disegno nascosto rappresenta una donna inginocchiata, forse la Vergine Maria, con la faccia quasi di profilo e una mano sul petto. Leonardo non smette mai di sorprendere. L'opera ci mostra la Madonna e il bambino seduti in una camera da letto, con alle spalle una finestra che si apre su di un paesaggio inondato dal sole. Madre e figlio si stanno scambiando teneramente dei fiori rossi di garofano, simbolo del sangue versato da Cristo per il genere umano, ma anche del suo matrimonio con la Chiesa. Raffaello trasforma questo momento di intimità familiare in qualcosa di completamente nuovo. Madre e figlio non sono seduti in maniera rigida e formale, ma ora vediamo tutte le naturali espressioni d'affetto che ci si potrebbe aspettare tra una giovane madre e il suo bambino.